raccontare la loro storia di cambiamento, in qualche modo come abbiamo raccontato tutte queste storie oggi all'interno del FIDEC. E sì, diciamo è nata quasi per caso questa conoscenza. Con Fabio ci conoscevamo già perché con Gabetti e con Sant'Andrea Luxury collaborano da tempo con Lancia Giovani, con Sania che è la presidente dell'Associazione Europea degli Homestager Professionisti. Ci siamo conosciuti perché sono tra i patrocinanti del FIDEC e Fabiano un giorno ci siamo conosciuti, mi ha raccontato che facevo una cosa per me molto strana, di cui ero del tutto ignorante, non vi dico cosa, poi ve lo racconterà lui, e mettendoli insieme secondo me è una storia molto interessante. Lascio la parola a Fabio Guglielmi, così ci incominciano a raccontare. Sì, buongiorno. A me l'impresa è impossibile di raccontare un cambiamento di 30 anni in 7 minuti, ma cerchiamo di dire qualcosa di interessante. Il cambiamento è così radicale che noi conosciamo questo nostro mondo immobiliare che definiamo spesso mattone, ma in effetti i mattoni nelle costruzioni non ci sono quasi più, non ci sono nei muri, non ci sono nelle verticali e spesso non ci sono neanche internamente. Ecco, questa semplice battuta racconta più di molto altro quanto questo mercato è cambiato nel corso degli ultimi soprattutto 20 anni. Come è cambiato anche secondo me il ragionamento sull'acquisto che partiva fino a pochi anni fa dal metro quadro e oggi invece si rivolge a qualcosa di diverso. Quando un nostro interlocutore, un nostro cliente ci racconta di che cosa sta cercando, generalmente mette in secondo piano metri quadri e dimensioni e pone invece in primissimo piano i servizi che vuole ricevere da questi metri quadri. Le generazioni che qua incrociamo con queste belle magliette rosse hanno una concezione della casa completamente diversa da quello che abbiamo avuto noi e che abbiamo ereditato dai nostri genitori. Noi abbiamo ereditato una volontà di possedere un immobile, della garanzia dell'immobile. I ragazzi giovani invece utilizzano la casa sempre più come sharing e quindi hanno una visione molto diversa, hanno dei timori diversi, ma soprattutto nella maggior parte dei casi hanno già una casa, perché noi sappiamo che l'82% degli italiani è proprietario di una prima casa e quindi hanno un destino ben felice in questo senso e cambiano soltanto se trovano non maggiore dimensione, maggiore spazio, ma se trovano una concezione dell'abitare che è molto più nuova e più moderna. Ho raccolto velocissimamente un po' dei temi chiave, li ho chiamati, per quello che riguarda le nuove scelte. Scusate. L'andamento del mercato è cambiato come ho detto prima perché sono radicalmente cambiate le necessità e quindi il post-crisi dice cerco un appartamento e so esattamente cosa cerco, non devo più accumulare metri quadri a prescindere perché ho bisogno di una casa, ma accumulo servizi legati a un metro quadro. Polarizzazione del mercato segue gli stessi criteri, vado ad abitare nelle aree che rispondano alle mie necessità che sono molto diverse da prima. Siamo a Milano e noi immaginiamo che nel giro di 10 anni il box avrà meno influenza di quanto ne ha avuta fino ad oggi perché sempre più in Milano si girerà con tutte le attività sharing o con tutti i mezzi che sono stati creati, 7 metro, superficie e quant'altro. Una nuova prospettiva dalla casa di investimento? Certamente sì, perché siamo usciti un po' dalla logica dell'affitto che diventa la risposta soltanto per coloro che non possono comprare una casa, ma diventa una risposta per coloro che per le 1000 sfaccettature di questo nuovo modo di lavorare, per questo maggiore dinamismo, per questo sharing di lavoro, necessito un po' meno di una proprietà, ma potrei assolutamente valutare un affitto, basta che sia di qualità. Ed ancora, come ho detto più di una volta, il mercato non è solo prodotto ma è anche servizio e se devo scegliere molto spesso scelgo qualcosa di riqualificato anche nella modalità in cui non so per quanto tempo lo abiterò, ma mi servono immediatamente i servizi che necessitano per la facilità di vita. La casa deve rispondere a un modello di semplicità e di fruibilità perché in casa voglio passare un tempo sereno, visto che le complicazioni le ho già durante tutta la mia giornata. Per questo sono disponibile anche a ridurre un po' lo spazio, basta che sia razionale, anche perché questo spazio mi serve meno di prima, non fosse altro perché sappiamo che le nascite sono in grandissimo calo e molto spesso viene più richiesta un'area lavoro-studio che un'area per il terzo figlio che probabilmente non arriverà. Sul lusso, e spendo gli ultimi miei 3 minuti,
Che cosa si cerca? Certo, la casa deve essere investimento, ovvero mantenimento del capitale che ho investito, che è la prima risposta. Innanzitutto, come si dice anche nel calcio, prima di tutto non prenderle, quindi non perdere il mio investimento. Personalità, vediamo crescere il fenomeno della firma sullo stabile, quindi deve essere uno stabile bello, ma se è firmato da un Archistar, se è firmato da un progetto importante, il mio immobile acquista valore in virtù del fatto che sarà ricordato nel tempo come un progetto firmato da qualcuno che segna in maniera distintiva il mio immobile. Deve essere in una zona esclusiva, e per un'esclusiva non è necessariamente nel centro della città, ma una zona esclusiva che mi offra qualcosa di importante. Oggi sicuramente, ancora una volta, a Milano è più cara Porta Nuova del centro, quindi vediamo quanto anche in questo senso il nostro mercato è cambiato. Servizi all inclusive, sì, si cercano immobili che all'interno del costo possono offrire tutti i servizi, che non sono più semplicemente quelli di portineria, ma devono essere anche quelli per ricaricare la mia macchina elettrica in box, per la mia fibra che devo avere in casa, o perché no di un servizio di manutenzione del mio alloggio che alla mattina uscendo segnalo il danno e alla sera rientrando è stato risolto. Per questo sono disponibile anche a pagare. Taglio anche più piccolo, basta che sia funzionale per me e deve essere su misura. Voglio la casa che mi serve, so cosa mi serve, ho già una casa, la nuova deve rispondere a un principio di sartorialità, quindi deve essere costruita a misura su di me. Ho speso i miei 7 minuti? Fantastico, anche meno di 7, 6 minuti e 50. Va bene. Grazie Fabio. Grazie. E passerei la parola a Sania. Buonasera a tutti. Cercherò anch'io di fare del mio meglio al di sotto di 7 minuti. Siamo qui a parlarvi, dopo il cambiamento, il tema del FIDEC di quest'anno ovviamente è anche l'innovazione. Aspetta che sia un attimo bloccata la presentazione. Sì, ci siamo? Terminiamo la presentazione di Fabio. Allora, come dicevo prima, oltre al cambiamento, il tema del FIDEC di quest'anno appunto è anche l'innovazione. Che cosa si intende per l'innovazione? Un insieme di servizi, di metodi e di modi nuovi e se non nuovi considerabilmente migliorati che portano un beneficio concreto sia nelle nostre vite e soprattutto nell'ambito professionale. E per questo motivo altrettanto il home staging deve essere visto non più come un servizio innovativo in quanto oltreoceano ha preso piede quasi 40 anni fa. Stenta ancora oggi, purtroppo, a prendere piede anche in Italia. Quindi in che cosa consiste il home staging? È l'atto di preparare professionalmente un immobile per il corretto collocamento sul mercato di riferimento. Oggi soprattutto si parlava degli acquirenti, di come le questioni sono cambiate negli ultimi decenni. È importante saper commercializzare il vostro prodotto. E voi costruttori, soprattutto più del privato, avete bisogno di far valere il vostro investimento. L'acquirente non vuole più acquistare a scatola chiusa, bensì spazi ben predefiniti che possano raccontare una storia. Tra l'altro, Lucia Garofolini, architetto e homestager, un'associata dell'IHASP Europa qui presente, e questo è un intervento proprio per Luxury Sant'Andrea. E qui lo troviamo. Allora, se prima abbiamo detto che cos'è il home staging, prima di raccontarvi anche il fatto molto importante che riguarda il vantaggio, vorrei investire 2 parole per dirvi chi è la home stager professionista. È una persona che innanzitutto si è formata, e per questo la chiamiamo professionista, che sa il fatto suo e soprattutto che utilizza le sue competenze e le conoscenze per preparare e valorizzare gli appartamenti al meglio. Quindi possiamo anche chiamarla la consulente di immagine immobiliare. Il vantaggio più grande dei servizi di home staging sono appunto questi, perché ti permettono di vendere prima, nel minor tempo possibile e ovviamente senza queste estenuanti trattative. I vantaggi appunto sono concreti, sono reali. Qui abbiamo alcune statistiche. La permanenza media degli immobili sul mercato, e quindi questo dato fornito dalla Banca d'Italia per l'anno 2017, ci vogliono 220 giorni in media perché un immobile messo sul mercato possa vendere.
abbiamo appunto la media del 14% dello sconto che viene applicato e guardate come scendono radicalmente, anzi drasticamente i numeri: 47 giorni di media permanenza sul mercato su tutti quegli immobili che sono stati a monte, preparati professionalmente e quindi commercializzati nel miglior dei modi. Qual è l'efficacia del home staging? Inoltre, oltre ad essere un vincente strumento di marketing, home staging è uno strumento di comunicazione. Quindi attraverso la nostra preparazione professionale raccontiamo la storia degli spazi. Oggi, e questo è rivolto a costruttori soprattutto, non basta più un render, non basta più una cartina, una brochure. Col cambiare dei gusti degli acquirenti e soprattutto con loro che sono sempre più esigenti, vendere a scatola chiusa o a cantiere aperto non basta più. E siccome le immagini contano e valgono più di 1000 parole, vado avanti e vi faccio vedere come questa camera da letto ha cambiato radicalmente il proprio aspetto. Troviamo lo stesso spazio. Quindi questo è sempre un intervento di Lucia Garoffolini, che è architetto e homestager. Adesso che cosa si riesce a comunicare all'acquirente? Non più una stanza, quindi uno spazio non ben definito, bensì rifinito, che riesce a trovare la sua collocazione. Qui continuiamo. Immaginatevi per esempio questa foto. Arriva l'acquirente e gli diciamo: questo qui è una cucina. Riesce a determinare la grandezza di una cucina effettivamente che potrebbe mettere, come potrebbe vivere quello spazio? Ed eccoci qui. Questo è un altro cantiere, un appartamento pilota che è stato professionalmente preparato da un'altra associata a EHASP Europa su Roma, Paola Blasi. Sempre un appartamento pilota, anche lì la stessa identica situazione. Si percepisce che è destinato all'uso come fosse una cucina, ma guardate come cambia. Qui si racconta una storia di cosa farebbe la famiglia che acquista questa casa. Si vede in questo caso la cucina vera. Torno un attimino indietro perché, per chi non avesse notato, la cucina che troviamo lì in fondo è in cartone. E quindi come parte finale di questo intervento avremo Fabiano che appunto parlerà della magia e di come loro, parte della nostra supply chain, ci rendono la vita più semplice nel preparare professionalmente queste abitazioni nel miglior dei modi. Perché preparare allora l'appartamento campione o chiamiamolo pilota? Perché è un supporto per i potenziali acquirenti, trasforma il vostro cantiere in una casa vera, presenta soprattutto l'immobile con tutte le potenzialità. Se pensate che il 90% della popolazione mondiale non è in grado di percepire uno spazio vuoto, di come effettivamente sarebbe un giorno quando l'avranno acquistato e arredato secondo le loro esigenze e le possibilità. E quindi soprattutto riesce a far apprezzare le caratteristiche, la bellezza, funzionalità e vivibilità dello spazio. Come dicevo prima, fate valere il vostro investimento. Voi vivete assolutamente di questo, è importante non lasciare i vostri immobili fermi sul mercato. Ricordatevi bene le cifre: se si passa da 282 giorni a 47 di vendita post home staging, un motivo ci sarà. Quindi grazie. Per eventuali domande penso dopo, giusto? Sì, per le domande dopo, e grazie Sania. Grazie a voi. Vedi, quando io lo confesso che fino a un mese fa io non avevo la più pallida idea di cosa fosse l'home staging. Quando lei me ne ha raccontato, diciamo, tutto quello che vi ha detto oggi, ho ripensato a quando 10 anni fa ho comprato casa. Casa mia era un rudere abbandonato, veramente erano 3 anni che nessuno c'entrava. Quando sono entrata dentro con l'agente immobiliare, sono stata là mezz'ora, ho girato e ho detto sì, mi piace. E lui mi ha guardato e ha detto:
solo tu poteva piacerti, perché prima di essere imprenditrice sono architetto, perché in realtà dietro quel rudere ho visto le potenzialità, ma perché è il mio mestiere. Immagino la difficoltà appunto della gente che portava a vedere quell'immobile, nessuno capiva cosa si sarebbe potuto fare, come ho fatto io poi per casa mia, un piccolo gioiellino. Va bene, a parte questa parentesi, Fabiano, raccontaci invece tu che cosa fai in questo mondo di cambiamento. Ti ringrazio. Partiamo dal fondo. Questa cucina è in cartone, non è una cucina vera e è stata realizzata sostanzialmente grazie alla stampa digitale ad alta definizione. Sappiamo quindi che l'home staging ha un valore e sappiamo che l'home stager deve arredare temporaneamente casa. Temporaneamente vuol dire anche per molto poco tempo, a quanto pare, perché abbiamo capito che la media è di circa 1 mese e mezzo, 2 mesi. Questo vuol dire fare sostanzialmente 2 traslochi nell'arco di 2 mesi, uno per riempire la casa e uno per invece sgomberarla a seguito della vendita. 2 traslochi sono un lavoro, è un lavoro già farne uno, figuriamoci 2 in così breve tempo. Per questo motivo sono nati una serie di arredamenti in cartone che hanno diversi vantaggi, principalmente quello di favorire appunto la logistica che andrà ad affrontare l'home stager. In questo modello in particolare che cos'ha? Intanto è estremamente realistico, estremamente intendo un grado di realismo, non vogliamo dire del 100%, diciamo un 80-90% di realismo, dato appunto da questa stampa ad alta definizione. Inoltre è modulare, quindi non bisogna comprare una cucina su misura, ma basta comprare i moduli e poi si possono spostare e adattare a qualunque spazio, adattare non ci sono rubinetti da attaccare, non c'è nessuno studio, nessuna preparazione da fare prima. Quindi diciamo che una cucina può servire tanti appartamenti. Sono personalizzabili, poi più avanti vedremo, ci sono diverse texture, diversi colori, quindi ci sarà la replica del legno, ci sarà la replica dell'acciaio, la replica del cemento e altri ancora. Sono facili da trasportare, sono stati progettati e studiati per poter stare in una macchina, essere trasportati senza bisogno di ricorrere a camioncini, a furgoncini o a traslocatori esterni. Quando dico che sono molto compatte intendo questo. Quella macchina che vedete è una normalissima berlina, dentro ci sono 2 cucine intere per un totale di circa 10 metri, quindi probabilmente andrebbe bene per una casa di lusso, come diceva prima, come diceva Fabio, quindi molto grossa. Scusate. Ok, sono facili da montare, lo può fare tranquillamente chiunque, si tratta di montare qualche incastro, non ci sono viti, non ci sono colle da inserire, da utilizzare, trapani, non si utilizza niente, ogni modulo è composto da 3 parti, si incastrano, chiunque può farlo. Sono resistenti, sono progettate per essere riutilizzate nel tempo, quindi una cucina, come dicevo, l'investimento di una cucina potrà poi essere ammortizzato nel corso di 2, 3, 4, 5, 10 allestimenti. E sono così resistenti per un paio di motivi. Uno, perché sono fatte con un cartone molto resistente, ma questa è la parte facile. La parte più complicata è stata rivestire ogni foglio sostanzialmente da una patina in plastica opaca che tutela la stampa nel trasporto e non gli permette di rovinarsi e soprattutto aggiunge ulteriore resistenza ed evita che il cartone si rompa. E infine sono economiche. Considerate che una cucina va a costare più o meno tra il 50% e l'80% in meno rispetto all'equivalente reale. Chiaramente se lo paragoniamo a una cucina di mondo convenienza il risparmio sarà magari intorno al 50%, se lo paragoniamo a cucine più costose le nostre costeranno uguali, le altre invece cresceranno di prezzo, quindi si va a risparmiare notevolmente. L'80% non è un dato a caso, è un dato facilmente raggiungibile se scegliamo i marchi top di gamma per quelli che sono gli arredamenti reali. Questo è il risultato finale. Qua la foto è stata leggermente compressa in orizzontale, quindi le proporzioni si sono un po' perse, però se volete un'idea del risultato finale penso che quello possa essere ugualmente esplicativo, forse ancora più delle foto. Questa qua ad esempio è un'altra texture, qua andiamo sul torto, era sempre molto moderno, questo è un legno invece col top in acciaio, qua andiamo un pochettino più sul classico, legno bianco con l'incasso e infine i dettagli.
Questa è una cosa su cui abbiamo dovuto studiare tanto, perché i dettagli fanno la differenza, sostanzialmente. Per questo, fin dall'inizio, abbiamo preso in considerazione la stampa ad alta definizione, perché non volevamo scendere a compromessi. Questo chiaramente ha alzato un pochettino i costi, ma se il risultato finale è questo e se il rapporto con l'alternativa reale è uno sconto del 50-80%, siamo convinti che il mercato lo apprezzerà, speriamo. Un breve parentesi su chi siamo, lo dico perché è una storia che può interessare sostanzialmente. Io con la mia famiglia abbiamo sempre lavorato il cartone da 35 anni, quindi questo progetto qua nasce all'interno di un'azienda che lavora il cartone e realizza espositori e scatole. Il collegamento è venuto quando ho conosciuto una home stager che mi ha parlato di questa esigenza. Noi contemporaneamente in quel periodo stavamo investendo sulla stampa digitale proprio per il lavoro degli espositori, che sono quelli che vedete comunemente nella GDO, quindi alla Ferrero, alla Lind. E contemporaneamente il caso ha voluto che si incrociassero queste due richieste, diciamo, dalla nostra la parte di sviluppo della parte digitale, dall'altra gli home stager che ci chiedevano un prodotto del genere. Nel giro di un anno circa abbiamo concluso la parte di sviluppo e lo lanceremo sul mercato ufficialmente lunedì. Quindi io per ora vi ringrazierei. Sì, no, allora ti ringraziamo noi. E in realtà la parentesi prima che chiudiamo, abbiamo un minuto, e che ecco, oggi lo posso confessare, quando tu mi hai detto la prima volta che facevi cucina in cartone, io ho pensato alla casa di Barbie, perché per me un arredamento in cartone non poteva servire altro che alla casa delle bambole, ed è stato bello conoscervi tutti e tre, in modo da, ecco, questo slot qua è la filiera che si mette insieme e collabora, che penso che sia poi il messaggio più importante del FIDEC. Grazie a tutti, siamo nei tempi previsti e grazie ai relatori.